L'ufologia moderna nasce nel 1947 in concomitanza con un avvistamento ben specifico. Tra il 1947 e il 1969 l'aeronautica militare statunitense inizia una serie sistematica di studi circa gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati, i cosiddetti UFO, che ora vengono chiamati UAP. Nasce e si sviluppa il progetto Blue Book. Il 24 giugno del 1947 l'aviatore statunitense Kenneth Arnold stava effettuando un volo di ricognizione in ricerca di un velivolo scomparso. Improvvisamente, in prossimità del Monte Rainier, zona di Washington, vede 9 punti luminosi, stranissimi, ne rimane colpito. Alla fine del suo volo di ricognizione, di ritorno verso casa, si ritrova a raccontare questa sua avventura ad un gruppo di curiosi, tra cui anche dei giornalisti. Racconta di aver visto 9 oggetti volanti luminosi di una luce intermittente che si muovevano in maniera irregolare e ad altissima velocità. La notizia prese piede, si diffuse e Kenneth Arnold divenne famoso. Fu intervistato e durante una delle sue interviste raccontò e spiegò il movimento di questi oggetti come se si muovessero in maniera irregolare, come un piattino lanciato sull'acqua. Nasce la famosa espressione flying saucers, piattino volante, il disco volante, che poi è diventato famoso in tutto il mondo. Questo specifico avvenimento aprì un'epoca. L'aeronautica militare non poté più far finta di nulla, perché avvenimenti di questo tipo continuavano a succedere e quindi iniziò un lavoro di raccolta di questi casi, inizialmente e sostanzialmente per verificare che non fossero una minaccia per la sicurezza nazionale statunitense e in secondo piano, non meno importante, quello di catalogarli per capire cosa stava succedendo. Furono raccolti all'incirca 12.600 casi, di questi circa 700, un 5%, dichiarati non identificati. Cosa successe? Che il progetto Blue Book, che si è sviluppato per parecchi anni, dovette concludersi in malo modo, a causa di una relazione denominata il rapporto Condon e messa in atto dalla Università del Colorado, la quale concludeva dicendo che quasi 20 anni di studi e di approfondimenti sugli avvistamenti UFO non hanno sostanzialmente portato a nulla. In soldoni, il rapporto Condon diceva che gli avvistamenti non erano altro che il frutto di una isteria di massa da parte di individui psicopatologici che il più delle volte interpretavano erroneamente avvistamenti di oggetti convenzionali come aerei di linea, aerei militari, palloni sonda o mongolfiere. Il rapporto Blue Book dovette, anche se a malincuore, uniformarsi a questa conclusione e si arrivò a dire che
gli avvistamenti studiati non erano una minaccia per la sicurezza nazionale e che quelli dichiarati non identificati non avevano né una tecnologia così avanzata da essere considerata pericolosa, nemmeno potevano essere considerati oggetti volanti extraterrestri. Ovviamente questa conclusione non piacque agli appassionati, agli ufologi, quelli che credevano nella realtà o nella verosimiglianza di questi avvistamenti. Ottennero però soddisfazione quando, a distanza di tempo, la maggior parte degli archivi del progetto Blue Book furono dichiarati pubblici, resi consultabili liberamente tramite un sito internet. Furono di nuovo rispolverati, rianalizzati, ricatalogati, in particolare quelli dichiarati non identificati, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie, sia video, delle attuali tecnologie, sia video che audio, che potevano quindi dare da una parte un approfondimento su quello che era stato già lo studio e l'analisi del progetto Blue Book, ma nello stesso tempo anche una risposta a quei casi che non l'avevano ancora ottenuta. Un piccolo particolare, una piccola curiosità: il progetto Blue Book nasce nel 1947, ma non viene menzionato il caso per eccellenza, l'incidente di Roswell. Di questo caso specifico non viene fatta menzione. Tra i consulenti che hanno lavorato per il progetto Blue Book c'è Joseph Allen Hynek. Voi vi chiederete: e chi è costui? È l'autore della più famosa e curiosa classificazione di incontri ravvicinati, che prevede ben 7 tipologie. L'incontro ravvicinato del primo tipo è sicuramente quello più semplice, è il classico avvistamento di uno o più oggetti volanti non identificati, sicuramente insolito, ma sicuramente il più comune, e noi come Team SH ne siamo stati testimoni. Vi riportiamo al video che riguarda l'Istituto Padre Beccaro e al video collegato del resoconto della SUF, che ci ha mandato la sua relazione proprio di approfondimento relativamente al nostro avvistamento. L'incontro ravvicinato del secondo tipo è l'osservazione di un UFO, quindi di un oggetto volante non identificato, in connessione con fenomeni fisici correlati, ad esempio la formazione di oggetti nel grano, cambiamenti di temperatura oppure il malfunzionamento di strumentazioni, come potrebbe essere il motore di un'auto, un cellulare, un telefono, una radiolina, una ricetrasmittente. L'incontro ravvicinato del terzo tipo consiste nell'osservazione di esseri animati provenienti da un oggetto volante non identificato. Si riporta il film Incontri appunto ravvicinati del terzo tipo. L'incontro ravvicinato del quarto tipo consiste nel rapimento di un essere umano da parte di un oggetto volante non identificato o dai suoi occupanti, i cosiddetti casi di abduction. In questo caso l'essere umano non è consenziente e quindi il rapimento viene fatto ovviamente contro la sua volontà. Il più delle volte può capitare durante il sonno, ma anche in stato di veglia, ma comunque non con la sua volontà. L'incontro ravvicinato del quinto tipo si ha con la messa in atto di incontri bilaterali tra esseri alieni ed esseri umani consenzienti, una sorta di summit tra esseri di pianeti diversi, una comunicazione, come dire, cooperativa, consenziente tra intelligenze extraterrestri. L'incontro ravvicinato del sesto tipo consiste in un contatto con un oggetto volante o con i suoi occupanti che portano effetti fisiologici a lungo termine,
come potrebbero essere lesioni gravi, profonde, disturbi psicologici di un certo tipo, consistenti, oppure addirittura la morte. L'ultimo incontro ravvicinato, il settimo, è quello più estremo, la cosiddetta ibridazione tra un essere alieno e un essere umano, quello che chiameremo un rapporto sessuale tra un alieno e un umano, dove il più delle volte l'umano è una donna che viene usata come laboratorio, viene usata come incubatrice per far crescere una creatura aliena mista, una sorta di esperimento. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, se non vi siete ancora iscritti fatelo, alla prossima volta.